Lo spazzino di turno sempre a me. Ma io sono stufo, io da qui me ne vado. Devo sparire. Una gabbia di matti, mi sembra. Io non ce la faccio più. Me ne vado. Che palle. E hai buttato la spazzatura, e quando butti la spazzatura, hai preparato il sacco per la spazzatura. Ma che faccio, lo spazzino? Allora, vediamo che c'è qua dentro. Another Dimension. Il virus. Parte prima. Parte seconda. Ma che roba è? Un pornazzo non era meglio? E va bene, tanto oggi non ho nulla da fare. Ah! Sì! A posto. Oh, eccola.
Ok. Mm. Palle. L'universo, il creato in tutta la sua bellezza. E in questa bellezza, in questa vastità inimmaginabile che avvolge pianeti e galassie, stelle e flussi di energia, gravità e materia invisibile, è qui che si incontrano le nostre dimensioni, dove quella dello spazio si unisce alla dimensione del tempo e dove quella dell'immaginazione forgia nuove realtà e nuove situazioni in cui tutto può accadere altrove, nell'altra dimensione, in Another Dimension. Ago, data points start the revolution. A stream of energy called arcs, linking one information system to another and another, giving each machine new powers, letting them work. Buonasera a tutti i telespettatori. Alcuni astronomi dilettanti stanno diffondendo da alcuni giorni la notizia che uno sciame di meteore starebbe per colpire la Terra. Arrivano le secche smentite da parte della NASA, che sostiene come questa sia una notizia falsa e che il programma di difesa terrestre The Guardian della stessa NASA non ha intercettato al momento alcuno sciame. Le autorità hanno messo in guardia i sedicenti astronomi a non divulgare notizie false per non incorrere nel reato di procurato allarme. Ritorniamo tra un momento dopo le previsioni del tempo. Beautiful. Burnside GMC Coachman M55. Buonasera, benvenuti al notiziario di CBS News. Da alcune ore la NASA tenta di smentire la falsa notizia diffusa da un gruppo di astronomi amatoriali, secondo la quale la Terra verrebbe colpita da meteore domani. Le autorità si stanno attivando per... Meteore sì o meteore no? E questo è il dilemma. Ma pare che questa sia la notizia del momento. Ma arrivati a questo punto, dovremmo preoccuparci oppure pensare che sia per così dire uno scherzo? O pensare che la NASA ci stia nascondendo davvero qualcosa di grave, come alcuni dicono? Charles Jr. has the Western lunch deal. From 11 to 3, you get a Western bacon... Se veramente dovessero nasconderci l'arrivo di pericolose meteore, sarebbe credo una delle cose più terrificanti da fare. Perché sul serio, non c'è nulla da temere. Sai, Clara, pure io penso che se veramente ci fosse un pericolo, senza problemi, ce lo direbbero. Insomma,
Penso che abbiamo un'ottima amministrazione spaziale come la NASA, che ci racconterebbe davvero come stanno le cose. Sai che ti dico? Se questa stupida notizia dell'arrivo di queste meteore dovesse essere vera, io scappo subito nel mio rifugio segreto alle Hawaii. Già, ma dai, porta pure me allora. Ma certo, ho tanto spazio, porterò pure te. Allora, parliamo di cose più serie e spostiamoci sul fronte politico, in particolare in politica estera. Robust Italian flavor. Robusto! New Wishbone Robusto Italian dressing. This 1982 J2000 for $6,500. We interrupt our regular program scheduled to bring you a special report from ABC News. Un saluto a tutti voi. Un'immane tragedia ha colpito oggi la California e in generale tutti gli Stati Uniti d'America e altre nazioni nel mondo. Uno sciame di meteore è caduto sulla Terra, causando ingenti danni a cose e persone. Al momento si registrano molti feriti, ma visto i danni causati dallo sciame in zone altamente popolate, non escludiamo la presenza di vittime. Danni sono stati registrati in tutta la California, in Texas, Ohio e Virginia. L'intero stato di New York è in emergenza, mentre almeno il 10% della città di Chicago risulta essere rasa al suolo. Notizie negative arrivano anche dall'estero. Le meteore hanno colpito l'Europa, con Parigi e Berlino che sembrano aver subito i danni peggiori. Non abbiamo invece notizie dal fronte canadese, mentre ci giunge notizia in questo momento che si registrano le prime vittime nella Florida meridionale. Le ho viste cadere come proiettili, venivano dall'orizzonte, dritti sulla città e io mi sono nascosto in un furgone. Questo sciame sembra aver portato un'inconsueta infezione che si diffonde tra chi è venuto in contatto con queste rocce. Febbre alta e convulsioni sono i principali sintomi, ma sembrerebbe che una parte degli infettati abbiano sviluppato una forma di isteria contagiosa che li porta ad atti di violenza verso il prossimo. Sì, è vero, alcuni contagiati hanno delle reazioni isteriche, ma li stiamo curando bene e credo che non dobbiamo preoccuparcene. Remember what your dad called it? Laurel tea. I'm glad I'm using dial. Stories to Kodak film, because every picture.
Softness. Thank you. Dai tesoro, prendi quei biscotti così andiamo via. Papà avrà già finito di lavorare, dai. Mamma, a me questi non piacciono. Adesso quali sono i biscotti che ti piacciono? Questi. Va bene, dai, mettili nel carrello così andiamo. Dobbiamo andarcene da qui, Sara. Ci hanno trovato. La provetta dello zaino. Dobbiamo andare via, lascia tutto, dobbiamo andare via. Devo andare a prendere la provetta. Lasciami andare. Devo andare a prendere la provetta. È l'unica soluzione all'equazione. Sara. Dammi la mano. Dammi la mano. La mano, Sara. Sara. No, Sara. Sara, no. Sara. Dammi la mano. Sara. 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 Ci hanno trovato. Ho fame. Pure io tesoro. Appena arriviamo a casa ci prepariamo qualcosa. Ma papà quando torna? Ha telefonato prima. Mi ha detto che ci raggiungerà tu.
apposta. Mi avrete mai. Mi avrete mai apposta. Non mi avrete mai. Lei ha il diritto a rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa che dirà o farà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Lei ha diritto a un avvocato. Qualora non possa permetterselo, lei ne sarà assegnato uno d'ufficio. Dici da dire anche queste stronzate, ma del cazzo. Fatela finita qui adesso, così come avete fatto con mia moglie. Ha compreso quanto gli è stato detto? Ti hanno arrestato quell'uomo pericoloso? Sì, certo, amore. Adesso siamo al sicuro, vero? Sì, quell'uomo non potrà più fare del male a nessuno. Mamma, quanti uomini cattivi sono ormai rimasti sulla terra? Molto pochi, tesoro. Molto pochi. E tutti faranno la sua stessa fine.
Questa è la storia di Robert Wise, un uomo che credeva di poter fuggire per sempre dagli eventi, di potersi nascondere in un mondo infettato da un virus alieno giunto dallo spazio, un mondo in cui una parte della popolazione mondiale si è trasformata in mutanti alieni. Per fortuna, questa storia si è già avverata altrove, in un'altra realtà, non la nostra, in una dimensione parallela, in un'altra tra le tante esistenti in Another Dimension. Oh no! Adesso? Mannaggia, adesso come faccio? Ah già, l'altra cassetta. La parte seconda! Questa è la prima parte, seconda parte. No, ma qui non c'è. Frequenze. The Witch Teacher. Questa non è. Questa neppure. No, vabbè, ma qui non c'è, non c'è! Già, ma che stupido! È ovvio! I cassonetti della spazzatura. Ah! Il camion della spazzatura ha ripulito ogni cosa! E le cassette? Ok, domani li chiamo. Eh sì, domani chiamo chi ha distribuito le cassette e le ordino. Quanto potranno costare? Non c'è un indirizzo, non c'è un numero di telefono, niente. Oddio! Oddio, sono vivo! Sono vivo! Sono vivo! Oh cazzo!